Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la seconda parte di settembre 2022. Due carte. La prima è la ruota della fortuna, carta bellissima, e la seconda è il mondo, ragazzi. Due carte stupende, carte di compimento, di appagamento, di destino, di cambi repentini ma super positivi, io direi. Wow, la seconda parte di settembre sarà sconvolgente. Speriamo in bene. Normalmente sì, perché sono due carte molto positive. Ok, andiamo a vedere con questi oracoli che cosa vi vogliono dire. La carta della ruota della fortuna parla anche di destino, per qualcuno si tratta di magari proprio vincere quello che è una somma di denaro che vi darà la possibilità di cambiare il vostro mondo, magari proprio di trasferirvi. Guardate, abbiamo anche la carta di confusione che parla di cose incerte o di, diciamo, dell'avere una serie di scelte. È una carta numero 13. Quindi qui vi si apre un mondo fondamentalmente, cambia quello che potrebbe essere anche il mondo interiore, non necessariamente deve essere il mondo esteriore, il mondo fisico, ok? Andiamo a vedere meglio con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Io intanto vi ricordo che le letture sono comunque di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi, poi nella descrizione qui sotto al video trovate il mio indirizzo email. Partiamo con un 6 di denari al contrario. 6 di denari, allora sento che potrebbe fare riferimento a una sorta di disequilibrio aziendale, ok? 6 di denari normalmente è una carta appunto che parla di un, essendo al contrario un disequilibrio a livello sia economico potrebbe essere, ma anche a livello pratico, quindi è come se ci fosse una persona che dà più di quello che danno gli altri. Abbiamo poi la carta della papessa. La carta della papessa, ragazzi, fa riferimento all'intuizione, a quello che è l'essere connessi con il proprio lato emotivo, con il proprio lato intuitivo anche, no? E molte volte parla di una scelta che deve essere effettuata, ma è una scelta che normalmente ehm, viene fatta con successo, insomma, si parla di scelte positive. Difatti abbiamo la ruota della fortuna, la carta del mondo come carte reggenti, quindi direi che non può essere diversamente. Ma andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Abbiamo un fante di coppa al contrario e un 10 di denari. Ehm, il fante di coppe al contrario ci dice che probabilmente si fa fatica a fare quel tipo di scelta, si fa fatica a fare quel tipo di, ehm, diciamo di canalizzazione mi verrebbe da dire, perché comunque la papessa parla di idee che in qualche modo vi arrivano, di qualche tipo di messaggio canalizzato e sento che con il fante di coppe è come se non si volesse portare a galla, come se non si volesse portare, come vi posso dire? Sì, portare a galla questo tipo di presa di consapevolezza di cui ci parla la papessa. Lo sento un po', collegato con la carta della confusione, questo fante di coppa al contrario. Abbiamo poi un 10 di denari in centro lettura, qui c'è qualche tipo di compimento, vi ricordo che è un 10, anche la ruota della fortuna è un 10, son carte che parlano di compimento, di riuscita, di chiusura ciclo proprio. Probabilmente è quello che in questo momento non riuscite a fare per questo disequilibrio e per questa sorta di canalizzazione che avete ricevuto e che non riuscite ancora a comprendere del tutto, mi verrebbe da dire. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Abbiamo un 7 di denari al contrario e un 5 di spade al contrario.
Il 5 di spade fa riferimento alla confusione mentale, a quello che potrebbero essere le lotte interne. E il 7 di denari mi dice che è una carta di attesa normalmente, però essendo girata al contrario è una carta di impazienza, c'è qualcuno qui che non sta mantenendo il giusto atteggiamento, probabilmente per concretizzare quello che si vuole concretizzare o nel assumere quello che è la canalizzazione, il messaggio che è arrivato con la papessa. Fa riferimento anche all'inconscio, per qualcuno potrebbe essere utile così prestare più attenzione ai sogni che fate in questo periodo. Andiamo a vedere l'ultima carta della lettura, poi andiamo a spiegare il tutto con i mini tarocchi. Abbiamo una regina di bastoni e un 8 di spade. La regina di bastoni potrebbe essere una figura intorno a voi che in qualche modo vi influenza, oppure vi dirò che potreste essere voi tranquillamente, perché avendo anche l'otto di spade c'è una sorta di energia di controllo, di autocontrollo, perché l'otto di spade è sempre una carta di autosabotaggio. Parla di molti pensieri, delle gabbie interiori, delle credenze limitanti e in effetti qui abbiamo la carta di confusione. Ok, andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Andiamo a spiegare meglio. Ok, allora andiamo a vedere. Guardate, si è girato l'appeso, così ve lo faccio vedere, adesso lo rimetto dentro. Tanto se deve uscire esce. Fatemi vedere il 6 di denari. Un'altra bella ruota della fortuna e un altro fante di coppe. È come se qui ci fosse la situazione. Guarda, il fante di coppe fa riferimento anche a qualcuno che viene a fare delle scuse. Non sento tanto che sia una persona riferita al passato, c'è un porgere qualche cosa, un fare una comunicazione che fondamentalmente cambia le carte in tavola. Probabilmente per quello che poi si vive tutto questo come un disequilibrio, perché c'è bisogno di un periodo di assestamento, se vogliamo. Vi ricordo che comunque c'è la ruota della fortuna, sono cambi positivi, quindi probabilmente c'è stato qualche tipo di comunicazione, qualche tipo di dichiarazione anche, o di notizia che siete venuti a sapere, che vi hanno sì destabilizzato, però comunque la cosa promette bene, diciamo. Andiamo a vedere la papessa. Abbiamo la carta della morte al contrario. Sì, qui è qualcosa che non si vuole portare a galla, come vi dicevo prima. Cioè, c'è il fatto, voi lo sapete, siete consapevoli, l'intuito vi dice qualche cosa, però qui non si segue fondamentalmente. Abbiamo la carta della morte al contrario, che parla comunque di un non voler chiudere qualcosa, non volersi lasciare indietro qualcosa. Qui c'era la ruota della fortuna, sono sempre cambi, è un 10, chiusura e apertura cicli, e anche la carta della morte parla di quello. E avendo anche il 3 di bastoni al contrario, qui si parla di un certo tipo di progetto, un certo tipo di, ehm, sì, di idea, di progetto, di nuovo modo di vivere. Andiamo avanti, vediamo il fante di coppe al contrario. Abbiamo un 9 di bastoni e la carta del matto. Qui c'è qualche cosa collegato alla fiducia, perché con la carta del matto si parla di avere fiducia nella vita e avendo anche il 9 di bastoni sento che qualcuno qui non crede più a quello che gli viene detto per certi versi, ok? Ehm, Probabilmente questa presa di consapevolezza vi fa rendere conto vi fa rendere conto di questo vostro stato d'animo, del fatto che comunque siete stanchi, siete comunque in una fase di ehm, continua situazione difensiva. Mi dicono che state tirando da soli il carretto. Non so per quanti possa risuonare, eh. Ok, andiamo a vedere il 10 di denari. Uh, 7 di spade.
abbiamo un 4 di spade al contrario e un imperatore. Qui ragazzi potrebbe fare riferimento a una situazione di tipo familiare, perché quando c'è l'imperatore molte volte fa riferimento a un padre. E visto che abbiamo anche un 10 di pentacoli, che normalmente parla di una famiglia allargata, qui sento che c'è qualcuno che non è proprio chiaro per quello che riguarda la sua situazione personale. C'è qualcuno che sta male o che ha questo tipo di disagio e ha bisogno in qualche modo di distaccarsi. Guardate, mi viene in mente, guardate, mi è venuta in mente questa carta esattamente, ok, che è l'imperatore nel mazzo di Osho e qui si tratta di rompere le catene, ok? Ho pensato proprio a questa carta. C'è qualcuno qui che non la racconta giusta, o siete voi che non la raccontate giusta, o è qualcun altro, perché qui, come vi dicevo, c'è qualcuno che è come se non credesse più a quello che gli viene detto. Andiamo avanti, vediamo 7 di denari. Abbiamo il Papa e un 5 di spade. Sì, sento che c'è bisogno di un cambio a 360 gradi, ok? Ehm, è come se non... con questo Papa qualcuno non si rendesse conto, non riconoscesse determinate dinamiche a livello energetico, a livello mentale, perché è un 5 di spade, le spade fanno riferimento alla mente, alla confusione. E guardate, ce l'abbiamo anche qui il 5 di spade, eh? Andiamo a vedere questo. Sento che qui l'invito è di cambiare attitudine, portare a galla quello che sono le canalizzazioni, le prese di coscienza e di consapevolezza di cui ci parla la papessa. Il 5 di spade al contrario è spiegato da un fante di bastoni al contrario e da un 5 di pentacoli. Probabilmente avete paura di perdere qualcuno, perché quando c'è un 5 di spade, scusate, di pentacoli, fa riferimento a una sorta di perdita che può essere materiale, ma molte volte fa anche riferimento a una perdita, magari di qualche punto di riferimento, magari proprio di questo fante di bastoni. Anche qui c'era un fante, e anche qui. Andiamo avanti, vediamo la regina di bastoni. Dieci di spade, un altro 10. E 9 di spade. Voglio andare a vedere anche l'8 di spade perché qui avete tante spade, tanto pensiero. Il punto qui qual è? Che secondo me dovete un attimino fare più leva sulla vostra intuizione per riuscire a, a trasmutare questo tipo di informazione, perché qui c'è la morte. Vi ricordo che la morte è trasmutare l'energia. C'è bisogno di fare un cambio, c'è bisogno di... e passerete attraverso quello che è un cambio. Per molti, come vi dicevo all'inizio della lettura, è un cambio interno, è un cambio di pensiero, un cambio di mentalità. Inizierete a rendervi conto che probabilmente non avete più così tanto bisogno del riconoscimento degli altri. Voi siete in grado di canalizzare qual è la cosa giusta per voi. È come il non credere più tanto a quello che qualcun altro vi racconti, inizierete a dare più peso a quello che sentirete voi. Nonostante vi sento ben confusi a livello mentale, però qui c'è voglia di star meglio. Infatti guardate, la carta è confusione. Andiamo a vedere una carta per l'8 di spade. È un autosabotaggio da un punto di vista della quotidianità o da un punto di vista lavorativo. Qui c'è qualcuno che non riesce a vedere al futuro. Ma ripeto, è solo confusione mentale. Lasciate passare questo periodo. Il 7 di denari, cerchiamo di girarlo, diciamo, al dritto. Cioè, il 7 di denari è una carta che nel mazzo tradizionale è raffigurato da una persona che sta aspettando che crescano dei frutti. Quella persona fondamentalmente è sicura che cresceranno i frutti. È una scusatemi, è una legge della natura. Si tratta semplicemente di attendere e quel tipo di attesa è un'attesa positiva perché si sa che ci sarà un risultato alla fine.
ok? Quindi si tratta di iniziare a cambiare tipo di mentalità, a iniziare a vedere le cose in modo più positivo. Si tratta anche qui, ragazzi, di appunto canalizzare la vostra verità, rimanere attenti a quello che potrebbe essere l'intuito ed entrare in contatto veramente con quello che è il vostro bambino interiore. Lasciate stare i condizionamenti e le rigidità mentali che avete, che magari non sono vostri perché sono delle proiezioni che vi sono state inculcate, ok? C'è bisogno di staccarsi, per quanto doloroso, per passare, superare questo periodo di confusione e andare verso quello che è il reale cambiamento. C'è bisogno qui di lasciarsi indietro tutti questi pensieri, la ferita dell'abbandono, ok? Questo ciclo. Vi ricordo che anche qui avete la morte. Io considero il 10 di spade l'arcano minore della morte. Quindi tanti pensieri. Qui dovete pulire un po' quello che è la testa, le vostre credenze limitanti in questo periodo per riuscire, adesso questo era girato così, per riuscire ad andare oltre la confusione mentale. Andiamo a vedere Osho. Ecco, integrazione e fiducia. Wow! Questa è la carta della temperanza. E la temperanza fa riferimento a integrare quello che è, diciamo, il divino maschile con il divino femminile. Si tratta di entrare in equilibrio, di integrare questi due lati, quindi il lato, diciamo, di luce e il lato d'ombra, e avere fiducia in quello che è la vita, no? Abbiamo anche qui la carta del matto che vi invita ad avere fiducia anche in voi stessi, sento, ok? In quello che potrebbe essere questa intuizione, fidatevi di quello che è un'intuizione per voi. Non aspettatevi sempre di avere il riconoscimento o la conferma da parte degli altri. Staccatevi da quello che è la conferma da parte degli altri. C'è un fante di bastoni al contrario. Qui fate attenzione perché qualcuno ha a che fare con una persona con un forte ego e quelle persone lì non vi daranno mai la soddisfazione di dirvi, cioè, avete ragione, hai ragione, ok? Quindi non vi lambiccate troppo il cervello. Ok, e fiducia appunto, la fiducia nelle vostre sensazioni, nelle vostre percezioni. Qui si tratta di entrare in contatto con il bambino interiore per cambiare la visione che avete voi in questo momento del vostro mondo. Andiamo a vedere ancora una carta da parte di questo oracolo. Wow! Luce! Ecco, vedete, vi dice, è ora di rivelare al mondo la vostra luce radiante. Brillate, fate vedere di che cosa siete capaci, fate vedere chi siete, fate vedere che vi fidate di voi stessi, non avete bisogno di essere convalidati dall'esterno per sapere che valete. Create il vostro mondo, create la vostra realtà. In realtà la confusione, guardate, questa carta è interessante perché mette passato, ok? Futuro, conosciuto, sconosciuto, forse può darsi. Non c'è il presente. E qui sento che la confusione è data proprio dal fatto che ci si stia in un certo senso focalizzando troppo o sul passato o sul futuro. Qui c'è bisogno di vivere il momento presente, il qui e ora. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere poi nei commenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!